Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Extraneal Baxter SpA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Extraneal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Extraneal durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Extraneal? Extraneal ha un farmaco a base del principio attivo icodestrina più sodio cloruro più sodio lattato più calcio cloruro più magnesio cloruro, appartenente alla categoria delle soluzioni per dialisi peritoneale isotoniche e nello specifico soluzioni isotoniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Baxter SpA. Extraneal può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Extraneal 4 sacche doppie da 2500 ml SYIV. Extraneal 4 sacche semplici da 2500 ml SYIV. Extraneal 5 sacche doppie da 2000 ml SYIV. Extraneal 5 sacche semplici da 2000 ml SYIV. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Baxter SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: icodestrina più sodio cloruro più sodio lattato più calcio cloruro più magnesio cloruro. Gruppo terapeutico: soluzioni per dialisi peritoneale isotoniche. Forma farmaceutica: preparazione iniettabile. Indicazioni: Extraneal è indicato per lo scambio una volta al giorno in luogo di uno scambio singolo di glucosio come parte di un trattamento di dialisi peritoneale ambulatoriale continua, CAPD, o di dialisi peritoneale automatizzata, APD, per il trattamento dell'insufficienza renale cronica, particolarmente in pazienti che hanno perso la capacità di ultrafiltrazione con soluzioni di glucosio poiché può prolungare il tempo della terapia CAPD in questi pazienti. Posologia. Extraneal è raccomandato per l'impiego durante il tempo di sosta più a lungo, ad esempio nella CAPD, di norma durante la notte, e nell'APD per il tempo di sosta prolungato diurno. Il tipo di terapia, la frequenza del trattamento, il volume di scambio, il tempo di permanenza nella cavità peritoneale e la lunghezza della dialisi devono essere iniziati e supervisionati dal medico curante. Adulti. Somministrazione per via intraperitoneale limitata ad uno scambio singolo nell'arco delle 24 ore come parte di un trattamento CAPD o APD. Il volume da infondere deve essere somministrato in un tempo di circa 10-20 minuti ad un flusso che sia confortevole per il paziente. Per pazienti adulti di corporatura normale il volume da infondere non deve eccedere i 2,0 litri. In pazienti di corporatura più grande, oltre i 70-75 kg, può essere impiegato un volume di 2,5 litri. Se il volume infuso provoca fastidio dovuto alla tensione addominale, ridurre il volume da infondere. Il periodo di sosta raccomandato è di 6-12 ore nella CAPD e di 14-16 ore nell'APD. Il drenaggio del fluido avviene per gravità ad un flusso confortevole per il paziente. Anziani, come per gli adulti. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Extraneal non sono state dimostrate nei bambini di età inferiore ai 18 anni. Non ci sono dati disponibili. Somministrazione. Precauzioni da prendere prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Extraneal è previsto solo per somministrazione intraperitoneale. Da non utilizzare per iniezione endovenosa. Le soluzioni per la dialisi peritoneale possono essere riscaldate nell'involucro esterno fino a 37 gradi al fine di migliorare il comfort del paziente. Tuttavia, è necessario utilizzare unicamente calore secco, ad esempio, tamponi e piastra riscaldanti. Non riscaldare le soluzioni in acqua o in forno a microonde per non creare lesioni o disagio al paziente. Utilizzare una tecnica asettica durante l'intera procedura di dialisi peritoneale. Non somministrare se la soluzione è scolorita, torbida, contiene particelle o mostra perdite evidenti oppure se i sigilli non sono intatti. La soluzione drenata deve essere esaminata per evidenziare l'eventuale presenza di fibrina o torbidità che possono indicare la presenza di infezioni o di peritonite asettica, vedere paragrafo 4.4. Solo per uso singolo. Controindicazioni. Extraneal non deve essere usato nei pazienti con
ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Riconosciuta allergia ai polimeri a base di amido, ad esempio amido di mais, o allicodestrina, intolleranza al maltosio o all'isomaltosio, glicogenosi, grave acidosi lattica preesistente, difetti meccanici non correggibili che impediscono un AVP efficace o aumentano il rischio di infezione, perdita documentata della funzione peritoneale o aderenze estese che compromettono tale funzione, avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Pazienti con diabete mellito richiedono spesso ulteriore insulina al fine di mantenere il controllo glicemico durante la dialisi peritoneale, DP. Il trasferimento da soluzioni per dialisi peritoneale contenenti glucosio ad, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione con extraneal non sono stati effettuati studi di interazione. Tuttavia la concentrazione ematica di farmaci dializzabili può essere ridotta dalla dialisi. Se necessario deve essere instaurata una terapia correttiva. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere extraneal insieme ad altri farmaci come Euroscalcilex Euroscalcitriolo Doc Generica Euroscalcitriolo Ega Euroscalcitriolo Milan Genericsa Euroscalcitriolo Teva Eurosrocaltrola Eurosilchisa eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere extraneal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere extraneal durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di extraneal in donne in gravidanza non esistono o sono limitati. Gli studi effettuati sugli animali per valutare la tossicità riproduttiva sono insufficienti. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari nei pazienti affetti da nefropatia in stadio terminale, ESRD, e sottoposti a dialisi peritoneale possono verificarsi effetti indesiderati che potrebbero interessare la capacità di guida o di utilizzo di macchine. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati registrati in pazienti trattati con extraneal nel corso di studi clinici e successivamente alla commercializzazione sono elencati di seguito. Le reazioni cutanee associate ad extraneal, inclusi eruzione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili dati sugli effetti del sovradosaggio. Tuttavia, la somministrazione continuata di una sacca di extraneal nelle 24 ore può aumentare i livelli plasmatici di metaboliti dei carboidrati e di maltosio. Gli effetti di tale aumento non sono noti, ma ne può derivare un aumento della osmolarità plasmatica. La terapia deve essere proseguita con soluzioni per dialisi peritoneale prive di icodestrina o con emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. L'icodestrina ha un polimero del glucosio derivato dall'amido che agisce come agente osmotico quando somministrato per via intraperitoneale per la dialisi peritoneale ambulatoriale continua. Una soluzione al 7,5% a circa. Proprietà farmacocinetiche. I livelli ematici del polimero del carboidrato si stabilizzano dopo circa 7-10 giorni se usato su base giornaliera per la dialisi notturna. Il polimero viene idrolizzato dall'amilasi in frammenti A. Dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. Gli studi condotti su topi e ratti per valutare la tossicità acuta IV ed IP hanno dimostrato l'assenza di effetti per dosi superiori a 2000 mg/kg. Tossicità subcronica. Elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili. Sodio idrossido o acido cloridrico per l'aggiustamento del pH. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.